Ciao amici, benvenuti su Italian Pod. Sono Alessia. E io sono Giovanni. Se sei qui vuol dire che vuoi parlare l'italiano meglio, più fluido, più naturale. E se vuoi davvero migliorare, c'è un metodo semplice, ma potentissimo. Si chiama shadowing. Non tradurre, non fermarti, non pensare. Semplicemente ascolta e ripeti, subito dopo di me. Come se stessi camminando al tuo fianco e tu mi seguissi passo dopo passo. È così che impariamo le lingue quando siamo bambini. Non studiamo la grammatica, sentiamo, ripetiamo, ci lasciamo trascinare dal ritmo. E oggi, insieme, faremo proprio questo. Ti ho preparato una giornata in Italia, dal mattino all'imbrunire, in 3 livelli: semplice, intermedio, avanzato. Partiremo dalle frasi più semplici, quelle che senti ogni giorno in un caffè o in strada. Poi, piano piano, ci addentriamo nella lingua viva, quella che respira. Non preoccuparti se all'inizio sembra difficile, non serve capire tutto subito, basta che segui la mia voce. Pronti? Iniziamo con le frasi più semplici. La mattina in Italia non comincia con la sveglia, ma con la luce. La luce che entra dalla finestra, calda, dolce, come il latte nel caffè. Fuori il sole si sveglia piano. Le ombre si allungano sui muri gialli, sui balconi pieni di vasi. Si sente il rumore di un cancello che si apre. Un cane abbaia, lontano. Poi silenzio. Una donna esce di casa. Indossa un grembiule rosso. Ha in mano un cestino di pane ancora caldo. Cammina lenta, senza fretta. Non ha bisogno di correre. Il tempo qui non corre, si muove, come un fiume. Le strade sono strette. Le case si abbracciano. Le finestre hanno le tendine di pizzo. Qualcuno ha appeso un vaso di ferro battuto. Sotto un gatto dorme. Non si muove. Nemmeno quando passa un vecchio con il giornale sotto il braccio. Lui saluta con la testa. Nessuno parla, ma tutti sanno. Un bambino corre con un pallone, lo lascia cadere, lo raccoglie, ride. La sua risata è come una campanella. L'aria profuma di caffè e di pane tostato e di limone che qualcuno ha appena spremuto. C'è un negozio, si chiama Pasticceria Maria. La vetrina è piena di cornetti. Uno è ancora caldo. La signora che lo vende sorride. Non dice niente, ma lo sa che lo vuoi. E tu? Tu cammini, guardi, senti, non pensi, semplicemente sei lì. La giornata è calma, tutto è tranquillo. Ora prova con me. Ascolta e ripeti dopo di me. La luce entra dalla finestra. La luce entra dalla finestra. Il sole si sveglia piano. Il sole si sveglia piano. Un cane abbaia lontano. Un cane abbaia lontano. Una donna esce di casa. Una donna esce
di casa. Ha un grembiule rosso. Ha un grembiule rosso. Porta il pane caldo. Porta il pane caldo. Cammina lenta. Cammina lenta. Cammina lenta. Il tempo non corre. Il tempo non corre. Si muove. Si muove. Le strade sono strette. Le strade sono strette. Le case si abbracciano. Le case si abbracciano. Un gatto dorme sotto il balcone. Un bambino corre con un pallone. Ride come una campanella. L'aria profuma di caffè e di pane tostato. La signora sorride. La signora sorride. Non dice niente. Non dice niente. Ma lo sa, ma lo sa che lo vuoi. Che lo vuoi. Buongiorno Carlo! Buongiorno Maria. Che bel sole oggi! Sì, vero? Ho preso 2 cornetti, uno per me e uno per il nipote. Che carino. Ha 5 anni. Gli piace il cioccolato. Io glielo do sempre. E tu? Io ho preso il caffè al bancone, con un po' di zucchero. Perché la mattina è troppo breve per essere amara. Esatto. Allora, a domani Carlo. A domani, Maria. Hai sentito? Non c'era niente di complicato. Niente verbi strani, niente regole da ricordare. E tu sei stato lì, con loro, nel caffè, nel sole, nel silenzio che parla. Ora passiamo alle frasi un po' più lunghe. La mattina si allunga. Il sole ora è alto. E la piazza si riempie di voci, di risate, di bicchieri che tintinnano. Il pane non è più solo caldo, è croccante. Le donne portano cestini pieni di verdure ancora bagnate di rugiada. Le ciliegie rosse, i pomodori rotondi, le zucchine verdi come l'erba appena tagliata. Un uomo con un cappello di paglia li guarda, ne sceglie uno, lo annusa e sorride. Profuma di sole, dice, e lui ha ragione. Qui il cibo non è solo cibo, è memoria, è stagione, è nonna che lo faceva così. Passi davanti a una bottega di tessuti. Dentro una vecchia signora sta cucendo un tendaggio. Ha gli occhiali scivolati sul naso e le dita che conoscono ogni filo. Fuori una bambina chiede: «Nonna, perché i tessuti sono tutti colorati?» E lei risponde, senza alzare lo sguardo: «Perché la vita è troppo grigia, tesoro. Bisogna ricordarle il colore». Nel bar un ragazzo sta parlando al telefono. Sì, ho preso il caffè, poi vado al mercato. No, non ho dimenticato il pane. Sì,
Lo so che non lo mangi, ma lo compro lo stesso. Ride. Perché sa che sua madre lo aspetta, non per il pane, perché lui ci va. Un cane si sdraia sotto un tavolino. Nessuno lo caccia. Anzi, qualcuno gli dà un pezzetto di focaccia. Fa parte della famiglia, dice il barista mentre pulisce il bancone. Ora cammini verso la piazza principale. Senti il rumore delle ruote di una vecchia bicicletta. Una donna la spinge con un cesto di vestiti sulla schiena. Canta qualcosa, non sai cosa, ma sai che è felice. E poi il profumo. Quello che ti ferma, quello che ti fa girare la testa. È il basilico, è l'aglio, è l'olio che frigge. Da un angolo un uomo sta preparando le frittelle. Le fa cadere nell'olio caldo, uno per uno, come se fossero stelle. Vuoi assaggiarne una? Ti chiede. Non aspetta risposta. Te ne porge una ancora fumante. La mordi. È leggera, è dolce, è come se il cielo ti avesse dato un bacio. E intanto il sole scende un po'. Le ombre si allungano, le voci si fanno più calme, ma non si spegneranno, perché qui ogni momento ha un perché. Ora prova con me. Ascolta e ripeti dopo di me. Non tradurre, non pensare, solo voce. Ho comprato un cestino di fragole perché mia madre le adora, anche se dice che sono troppo dolci. Mentre camminavo, ho sentito una musica che non conoscevo e mi sono fermato per ascoltarla. Il barista mi ha dato un caffè gratis perché ha visto che stavo sorridendo senza sapere perché. La vecchia signora che vende i fiori mi ha detto che il glicine fiorisce sempre lo stesso giorno in cui è nato suo marito. Ora ascolta questo dialogo. È come uno che potresti sentire in un mercato, tra due amici che si incontrano per caso. Ripeti con me, lentamente, come se fossi lì. Ciao Alessia, che sorpresa! Ehi, Giovanni, non ti vedevo da una settimana. Sì, sono stato a casa dei miei, in montagna. Ah, vero? E com'era? Bello, ma silenzioso. Perché? Non ti piaceva? No, era perfetto, ma dopo un po' ho iniziato a sentire la mancanza del rumore della piazza. Ah, capisco. Perché qui anche i rumori hanno un cuore. Esatto. Hai preso qualcosa da mangiare? Sì, ho comprato 2 chili di pomodori, perché mia madre vuole fare la salsa. E tu? Io? Ho preso un po' di formaggio di capra e un pezzo di pane vecchio, Pane vecchio? Ma perché? perché lo metto nell'olio con l'aglio e lo mangio con un uovo sodo. È la mia colazione preferita. Dio mio, sei un poeta. No, sono solo italiano. Allora, ci vediamo domani al mercato? Sì, e portami un po' di basilico. Con piacere.
E un sorriso. Sempre. Hai sentito? Non c'erano frasi lunghe per mostrare quanto sai. C'erano frasi lunghe perché la vita qui non è fatta di brevi pensieri. È fatta di ricordi, di gesti, di pause che dicono più di 1000 parole. E tu sei stato lì, nel mercato, nel silenzio, nel profumo del basilico. Ora preparati. La sera sta arrivando e con lei la lingua diventa poesia. Pronto per il livello avanzato? Il sole ora non brilla più. Si lascia andare. Come un vecchio che si sdraia su una poltrona dopo una giornata intera di parole. La luce diventa dorata. Non è più gialla. Non è più bianca. È qualcosa di più tenero. Qualcosa che ti scalda dentro, senza toccarti. Le ombre si allungano sui muri di pietra, come se la città stesse disegnando il suo respiro. Le finestre, prima piene di voci, ora hanno solo una luce, tenue, che trema. Una donna chiude la persiana, non perché fa freddo, ma perché è ora di fermarsi. Un uomo cammina con le mani in tasca. Non ha fretta. Non guarda l'orologio. Guarda le ombre che si muovono con lui. E sorride, perché sa che questo momento, questo istante preciso, non tornerà mai più uguale. Nel cortile di un vecchio palazzo, una voce canta. Non è un canto da concerto, è un canto di chi ha vissuto, di chi ha pianto e ha amato e ha aspettato. La canzone è semplice, ma le note sembrano ricordi. Un bambino passa con un pallone, lo lascia cadere, non lo raccoglie, lo guarda, come se sapesse che, anche se lo prende, non lo terrà per sempre. Nel bar il barista spegne le luci principali. Ne lascia accesa solo una, vicino alla finestra. Sopra un vecchio quadro di una donna che sorride. Lui gli mette un bicchiere d'acqua. Non lo ha mai visto bere, ma lo fa lo stesso. Perché a volte l'abitudine è l'unico modo che abbiamo per dire ti ricordo. Fuori un cane si sdraia davanti a una porta. Non aspetta nessuno, ma è lì, come se la porta un giorno si aprisse. E tu cammini, ma non sei più un visitatore. Sei un ricordo che sta diventando parte di questo posto. L'aria profuma di legno bruciato, di vino vecchio, di fiori che si chiudono, di qualcosa che non puoi nominare, ma senti, come un sussurro che ti chiede: hai vissuto oggi? E tu rispondi con il silenzio, perché a volte il silenzio è l'unica risposta che vale. Hai sentito? Non c'era bisogno di capire ogni parola, bastava sentire il tono, la pausa, il cuore che batteva tra le frasi.
Questa non era una lezione, era un abbraccio, in italiano. E tu? Sei stato lì, nel crepuscolo, nel silenzio, nel ricordo che non hai mai avuto, ma che hai sentito. Non hai imparato l'italiano oggi, l'hai vissuto e sai cosa significa? Che ora non sei più solo uno che ascolta, sei uno che parla, anche senza parole. Domani torneremo per un'altra giornata, per un altro respiro, perché l'italiano non si studia, si respira. E tu hai già iniziato. Ciao amico, buon riposo e alla prossima luce.